Oggi andiamo tutti insieme in Francia. Andiamo a vedere un poco cosa succede da quelle parti e perché. Sono molto legato alla Francia per svariati motivi, estetici ed artistici. Sono Roberto Carlone e mi piace raccontare storie unendo musica, parole, fotografia e cinema d'animazione. Ne trovate altre sul mio canale. Se vi iscrivete potremo restare in contatto e permettere che queste storie siano proposte ad una platea ancora più vasta. Francia dunque. Lì ho scoperto una grande umanità e il sapore della storia che si manifesta in tutti i piccoli paesi, in una sorta di continuità architettonica che è stata voluta preservare fin dagli anni 60. Queste storie vogliono parlarvi dei legami che ci sono tra gli avvenimenti. Bene, oggi il fil rouge che ho scoperto appunto è la Francia. C'è un personaggio, un fotografo molto particolare, molto divertente, per certi aspetti molto ai margini e soprattutto anomalo. La cosa che mi interessa, ormai lo avrete capito, sono le persone un poco ai margini che stanno un po' fuori dai riconoscimenti categorizzati, degli eretici. Francia numero 1. La fotografia ci nasce. E facciamo una premessa. La Francia è un poco la patria della fotografia, è stata la madre della fotografia, lo sappiamo tutti, quindi che la fotografia nasce lì. Arriva alla fine di un processo di ricerche che stava diffondendosi un poco in tutta Europa, ma il padre riconosciuto della fotografia viene ritenuto Louis Mandel Daguerre, che nasce nel 1787 e muore nel 1851. La prima fotografia porta la data del 1839. Viene stampata su una lastra ricoperta di argento e con una serie di procedimenti chimici si manifesta. Parallelamente a lui sta facendo degli esperimenti anche William Talbot con i suoi disegni fotogenici. Lui invece stampa a contatto delle foglie, delle chiavi, quello che ancora adesso si fa nelle scuole, su una carta sensibile, no, a volte. E queste sono le due strade che vanno parallele. Daguerre è uno scenografo ed è una persona che costruisce diorami. I diorami sono una cosa che alcuni dicono un po' che li abbia inventati lui, ma non è proprio così vero. È Paolo Salvi, è lui che li ha inventati. I diorami sono delle cose molto particolari. L'esempio più classico è il presepe, i modellini, il plastico, o quelle scene ambientate spesso presenti nei musei di storia naturale con animali imbalsamati. Il diorama all'inizio nasce bidimensionale però. Era una sorta di scatola delle scarpe aperta su di un fianco e si guardava attraverso un vetro. La cosa stranissima e assurda, molto interessante ed unica è che era un telo dipinto su due lati e a seconda di come veniva illuminato, prima da davanti e poi in controluce, questo cambiava colore, rivelava la sua ombra o la sua luce, come quasi passare dalla notte al giorno. Altri, forse quelli più conosciuti, più famosi, sono quelli ritagliati nel cartoncino e danno un po' un senso di tridimensionalità, come quinte posti su piani differenti e di solito con un fondale dipinto su di un telo trasparente vengono illuminati da davanti oppure anche a volte da dietro, per dare maggiore forza ed espressività e maggiore incensività al fondale, per farlo diventare un poco più vero, insomma. Francia numero 2. Gilbert Garcin. Ora ve lo presento. È questo signore. Purtroppo è morto poco tempo fa, ma 90 anni. Lui è stato un fotografo, diciamo, quasi per caso. Nel senso che pare non avesse mai fotografato nella sua vita fino a quando non va in pensione. Per passare il tempo e vincere la noia, si mette a fare fotografia. Lui prima faceva l'imprenditore e costruiva lampadari per appartamenti, quindi ha passato tutta la vita a fare questo. Nasce nel 29 alla Ciotat, vedete, tra Marsiglia e Tolone, sul mare, in un posto molto molto bello. E quando va in pensione si iscrive e frequenta un circolo fotografico. Ancora non sa quello che lo aspetta, ma si butta in questa avventura fotografica. Vince un concorso del loro circolo e il premio, cosa che secondo me è splendida tuttora, costava in una partecipazione al Festival della fotografia di Arles, un seminario. E qui siamo negli anni 90, non è che sia poi tanto tempo fa.
Lui, eccolo qua di nuovo, alla trasformazione, la folgorazione. Con questo workshop viene introdotto l'arte del fotomontaggio, nel senso di ritagliare delle foto, rifotografarle e sperimentare questo metodo. Da qui comincia a costruire quella che diventerà poi anche la sua fortuna e la sua popolarità. Diventa poi un fenomeno a livello mondiale e anche molto importante. Volevo darvi un poco di segnali per farvi capire chi è lui e poi vedremo come fotografa e cosa fa. Avete presente Monsieur Hulot, che era interpretato da Jacques Tati nei suoi film? Ecco, un po' quel personaggio che lui ricrea e inventa. Indossa sempre un impermeabile, molto naif, molto surreale, molto impacciato, molto spaesato soprattutto. Ecco, lui prende queste caratteristiche e le sposta nel mondo della fotografia. Sono foto di solitudine, di infinito, di vuoti, surreali. Questa è la prima foto che ho visto e ho scoperto ed è bellissima. Quest'arco è un suicidio. Lancia le frecce in alto e lui è al centro del bersaglio. Già altre frecce sono ben piantate e tutte lanciate giù. Questa invece si intitola Il mulino dell'oblio, un'allegoria sulla vita, una condanna. Qui è presente una delle sue caratteristiche, il mondo che è impossibile da vivere. Ci parla di questa fatica pazzesca, di questa impossibilità dell'ogni sforzo vano. Però, nel medesimo tempo, angoscia e tenerezza convivono. Questo piccolo uomo ci commuove, è cosciente. È un uomo inutile. Qui si presenta come buono a nulla, dice il titolo, Good for Nothing. Con questa scopa è lì che sta aspettando qualche cosa. La realtà è che questa scopa grava su di lui ignaro e tra poco lo spazzerà via. Tuttavia lo fa con una semplicità estrema, con l'ingenuità, con una leggerezza anche se la situazione è molto pesante. E rasenta il clownesco. Di sicuro rideremo quando volerà fuori dall'inquadratura. Questa è un'altra tra le foto veramente splendide. Questo telo che non si capisce se sta sollevando, se sta tirando, se nasconde o se rivela, se riesce a scoprire. Questa ambivalenza mi piace tantissimo. Oltre la superficie delle cose è il titolo. Ora una foto di quelle più conosciute e famose. Il signor G, quest'uomo che vola. È un surreale tardivo, che arriva qualche decennio dopo, lo vedete, lo capite, però si ispira anche tantissimo a quella corrente artistica. Qui lo vedete, a me viene in mente Paul Klee, una ricerca geometrica. La geometria coniugale si intitola. A un certo punto coinvolge la moglie in queste fotografie. E questo quadro che è vuoto e sotto di lui c'è un vuoto infinito, è uno spettacolo del nulla, visionario e onirico, la vertigine che attira. Lui che guarda dentro, come un uomo che assiste a dei lavori in strada. Una delle sue particolarità è proprio quella di essere una persona che si inventa una realtà parallela, una persona che si inventa un altro universo. E qua incominciate forse a capire quello che lui fa e come lo fa. E la cosa più interessante, la cosa più incredibile è il modo in cui realizza queste opere. E adesso ve lo svelo, anzi ve lo svela lui con questo filmato. Lui si fotografava, poi stampava le fotografie, le ritagliava e le inseriva in un teatrino, in un set cinematografico, in una realtà che si era inventato, costruito con dei piccoli oggetti, dei cordini oppure con del materiale di recupero. E sempre c'era questa sabbia e questa spiaggia. Anche perché, abitando da quelle parti, forse era spinto e molto innamorato. Era il paesaggio che conosceva. Qui sta preparando, meglio ci racconta la foto del palloncino. Magritte dietro l'angolo, no? C'è un fondale che è la fotografia di un cielo. Poi davanti un mucchietto di terra su cui è infilata la sua fotografia che è costruita con un'altra fotografia. E non ci sono tantissime parole, se non proprio sentire questo peso di qualcosa che lo incatena alla terra e non gli permette di volare, come vorrebbe lui. E non gli permette di saltare via, vorrebbe andare altrove. È un Sisifo impotente e perplesso, così forse la pietra non rotola più. Si sente nelle sue foto anche Albert Camus, quando ci racconta che l'uomo, nella sua condanna, diviene consapevole dei propri limiti. Cerca la gioia dentro questa terribile prigione.
E il tema del volo, il tema di Icaro è presentissimo nelle sue foto. Chiudiamo con quest'ultima, che è la foto di chiusura della sua vita, mi sembra, no? Con questo nero che sta cancellando quella che è la sua passione, tutto il suo mondo, quello che si è creato. E tutto sta per diventare tutto quanto nero. Diciamo che è un po' la sua foto da Dio ideale. Mi piace pensarla così. Ma adesso restiamo sempre in Francia e spostiamoci con un salto. Francia numero 3. Vivian Maier. Le mie ricerche fotografiche legate a Vivian Maier. Le Hautes-Alpes sono qui vicine all'Italia, confinano praticamente col Piemonte. Sull'altro lato si passa il Monginevro e questa è la zona di Vivian Maier, est di Gap. Qui possiamo vedere dei paesaggi che sono stati la cosa che più mi ha incantato. Vivian Maier si trasferisce con la madre quando ha 5 anni e passa tutto il periodo delle elementari. Vengono dall'America, dal Bronx. Questi paesaggi se li porterà sempre nel cuore. Questo potrebbe essere un diorama. Difatti nello spettacolo che ho allestito insieme a Caterina Cavallari, a volte Vivian è in ombra. Sapete, lei amava tantissimo, no? Fotografarsi in ombra e ogni tanto compare la sua ombra ed entra dentro queste fotografie nello spettacolo. E su questa panchina si siede e questi sono i prati che Vivian aveva negli occhi. Questo è proprio veramente il prato che aveva di fronte alla casa di suo cugino, dove erano ospitate. Vedete che respiro. Negli anni 50 ritorna in Francia e scatta le sue prime foto. Qui ci veniva con la bicicletta. Questa chiesa, di cui vi parlerò in una prossima diretta, ne vale la pena, e le sue statue sono molto particolari. Questo invece è il retro della casa. Sono foto tratte dal mio libro L'Autre Vivian, fotografie di quando ci sono stato la prima volta. C'era un vento incredibile e questo era quello che Vivian vedeva dai 5 ai 12 anni. Questa è la sua casa, questa è la casa di Vivian. E qui infatti faccio uso di una sorta di diorama, di una specie di teatrino di ombre cinesi. E lei compare sul portone di questa casa e ci racconta delle sue paure. Voglio per me sempre il sole di ogni giorno passato qui, giuro. Francia numero 4. Le buone traduzioni. Per salutarvi vorrei chiosare su un discorso sulla luce e sulla fotografia, un poco per chiudere il cerchio di quest'oggi, perché tutti lo sappiamo, e lo dicevo all'inizio, la prima foto nasce in Francia. Ora vorrei farvi un pezzettino dello spettacolo Fotografie d'appartamento che faccio in diretta su Zoom. La fotografia, dicono, voglia dire scrivere con la luce. È come se prendessi una cosa che non posso prendere e la passassi su di una superficie per lasciarci una traccia. A me non piace. Mi piacciono di più i francesi, che l'hanno inventata un po' loro la fotografia, no? E dicono luce che scrive. Prima c'è la luce, poi la scrittura, che potrebbe anche non esserci la scrittura. La luce è lì, colpisce una persona o un oggetto, una collina. Una luce invade una parte dell'oggetto che diventa soggetto, gli mette un accento o gli toglie qualcosa e tutto si riflette. E questo riflesso di luce viaggia fino ad arrivare all'obiettivo, lo attraversa e subito dopo entra in un luogo completamente buio. Lì si raccoglie una parte di mondo e dentro a quel buio si posa su di una superficie. È la luce che scrive sulla pellicola o su un sensore, è quanta decido di farne entrare, è quello che decido che entri. Prima la luce, poi la scrittura. La luce è la materia prima, la scrittura il mio intelletto. Questo è quello che mi affascina di più dei francesi. Direi che questo viaggio in Francia per ora finisce qui. Non abbiamo speso tanto, no? Allora possiamo dire che ne è valsa la pena. Se questa piccola produzione indipendente ti ha soddisfatto, allora puoi sostenere la mia attività mettendo un sonoro ed entusiastico mi piace. Se il tuo grado di soddisfazione ti avvicina alle stelle
ed hai paura di perderti i prossimi video, allora iscriviti al mio canale. Più diventa grande, più verrà conosciuto e contribuiremo insieme ad una buona diffusione di un modo diverso e di buon livello della cultura e della sua diffusione sulla rete. Se vorrai effettuare una donazione, la potrai inviare al mio conto PayPal robibanda@me.com, grazie alla quale aiuterai a migliorare la tecnica di questo canale. Sto pensando ad un green screen per le dirette. Grazie ancora e alla prossima. A prestissimo. Arrivederci a tutti e a tutte.